Attenzione, attenzione, sta per partire un nuovo episodio del podcast Comfort Zone. No, non sta passando l'Arrotino, però l'Arrotino sa come ottenere attenzione. Infatti l'argomento di oggi è l'attenzione. Iniziamo subito e buon ascolto o buona visione se guardi su YouTube. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, bentornato a questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone che mi auguro sia riuscito a catturare la tua attenzione, perché questo è uno degli argomenti, catturare l'attenzione. Tutti si impegnano a catturare l'attenzione, ma sull'attenzione abbiamo alcuni problemini in questa nostra epoca, perché tutti vogliono essere visti, nessuno vuole più guardare, e se guarda per capire come essere visto, cosa fanno gli altri per essere visti, e guardiamo gli altri, ci interessiamo agli altri per capire cosa li rende migliori di noi e in cosa loro riescono dove noi falliamo. Ecco che appunto c'è questa situazione già abbastanza paradossale che si prospetta un pochino in una dimensione culturale in cui la moneta dell'attenzione assume un valore importantissimo, tanto è difficile ottenere l'attenzione degli altri, che poi l'attenzione degli altri significa anche un'attenzione prolungata, continuativa, un'attenzione profonda, un'attenzione sinceramente interessata, un'attenzione intensa, un'attenzione che sia effettivamente non frammentata e quindi ci sono tanti aspetti dell'attenzione che sono importanti e che la rendono altrimenti non più un laser, ma un'attenzione estremamente diffusa che non riesce a riscaldare come dovrebbe. E c'è anche un atteggiamento nei confronti dell'attenzione, anche a causa di queste situazioni qui, che di difficoltà, quindi l'estrema difficoltà nel riuscire ad ottenere l'attenzione, a riceverla, fa sì anche di creare dei comportamenti diciamo un po' sgangherati nei confronti dell'attenzione, degli atteggiamenti un po' disfunzionali, pensando ad esempio che l'unico modo di ottenere un'attenzione positiva sia quello di diventare popolari, diventare famosi, diventare delle celebrità. E infatti, ad esempio, mi era capitato di sentire Jack La Furia, no? Il cantante che è stato giudice dell'ultima edizione di X Factor, che a proposito proprio dei concorrenti di questa edizione diceva di aver visto nelle persone che facevano le selezioni una enorme percentuale di ragazzi che, più che spinti da un'esigenza, un'urgenza artistica, un'esigenza espressiva, avere realmente qualcosa da dire e da condividere con il mondo, erano più spinti dal desiderio di emergere in quanto quindi di diventare persone popolari, di ottenere un successo che potremmo anche definire abbastanza narcisistico, diciamo. Quindi in questo senso anche non mi interessa nemmeno se sono di valore, se mi merito questo successo, a me interessa avere il successo e quindi diventare ciò che le persone vogliono vedere, ciò che le persone desiderano vedere, quindi io vorrei trasformarmi in quella persona che ottiene popolarità. Tant'è che un po' il paradosso di questa società, che già descriveva diversi anni fa Bauman, è proprio quello per cui l'essere popolari è di per sé una qualità, anche se la motivazione della popolarità non è
di un qualche valore che ne giustifichi l'effettiva valenza. Quindi un po' una situazione strana, no? Quello è popolare perché è popolare, quello è famoso, che vuoi fare da grande quell'uomo famoso, no? Il famoso voglio fare, infatti c'è l'isola dei famosi ad esempio, no? Cioè, quindi tu che vuoi fare il famoso, e quindi devo diventare famoso, così vado all'isola dei famosi che decreterà che io sono un famoso. Quindi queste situazioni un po' allucinanti. Questo ci fa perdere di vista l'attenzione su chi siamo realmente, su quello che effettivamente i nostri talenti possono mettere in campo, anche come effetto, come conseguenza quella di essere popolari, e sposta l'attenzione su come riuscire a diventare popolari uscendo da chi siamo. Quindi noi diciamo, se io sono un bravissimo artigiano ma gli artigiani non ricevono attenzione, io non lo prendo in considerazione, mi dimentico che ho delle qualità da artigiano e cercherò invece, che ne so, di fare il ballerino, il cantante, come si vede per esempio sui social, no? Tipo TikTok, che tutti sono ballerini, tutti sono intrattenitori, tutti sono influencer, tutti fanno battute da grandi simpaticoni, e quindi un po' c'è un'omologazione nella ricerca di essere visti, perché si pensa che per essere visti, per ricevere questa attenzione positiva, questo plauso, questo affetto, questo calore da parte delle persone, complimenti, riconoscimenti che altrimenti, se si è una persona comune, non ci spettano, anzi si viene bistrattati, c'è quasi il permesso di essere bistrattati, mentre invece i privilegi sono tutti delle persone famose che invece meritano rispetto, meritano benefici, non hanno nemmeno bisogno di essere ricchi perché le persone gli regalano le cose, paradossalmente. È chiaro che diventa molto allettante e molte persone sono spinte a diventare altro da sé, a negare la propria identità e indossare maschere per poter accedere a tutto questo scenario pieno di apparenti diritti scintillii, che poi invece si rivelano una fregatura, perché chiaramente nel momento in cui noi non siamo più noi stessi soffriamo. E in questo ti puoi anche tornare a vedere la puntata sulla soddisfazione, ma ci sono tanti collegamenti con tutte le puntate del podcast, quindi vatti a vedere tutte le puntate del podcast e spero che in questo modo la curiosità attiri la tua attenzione positiva nei confronti del podcast e di qualcosa che ti può essere utile. Ora, dicevamo anche che oggi c'è un'estrema carenza di attenzione, cioè c'è proprio un vero e proprio problema, perché anche, diciamo, quella dose necessaria al nostro fabbisogno quotidiano è messa a rischio e di difficile reperibilità, e quindi è un po' come non avere l'aria, no? Cioè, se noi non abbiamo l'ossigeno moriamo abbastanza rapidamente. L'ossigeno è fondamentale e l'attenzione è comunque una sostanza fondamentale per la nostra sopravvivenza. Quindi non è una questione di dipendenza dalle attenzioni degli altri. È chiaro che ci sono anche situazioni di dipendenza dall'altro, no? Quindi una ricerca di approvazione da parte dell'altro come bisogno di attenzione eccessiva. Ma l'attenzione, così come il cibo, così come esistono dei disturbi alimentari, la bulimia, dove il cibo non finisce mai, perché in realtà i bisogni frustrati sono altri e non è il cibo, quindi si va a compensare, a colmare dei vuoti, così l'attenzione è comunque una sostanza un nutrimento di cui l'essere umano ha bisogno, e nel momento in cui questa diventa scarsa, difficilmente reperibile, nascono dei problemi, nascono delle conseguenze negative per noi e diventa più difficile la relazione con gli altri, perché è vissuta in condizioni di bisogno e non in condizioni di serenità e soddisfazione. E le condizioni di bisogno portano sempre a tirare fuori il peggio di noi invece che il meglio, perché vanno a lavorare su una nostra
debolezza e quindi diventiamo più fragili nel rapporto con il mondo e con gli altri, ma anche rispetto a noi stessi. Ma cosa vuol dire che l'attenzione è un nutrimento fondamentale? Per farci capire come mai l'attenzione è un nutrimento così importante per la nostra vita, per la nostra sopravvivenza, giungono gli studi del Mental Research Institute di Palo Alto e in particolare quelli relativi alla pragmatica della comunicazione umana, studi fondamentali che tutti dovrebbero conoscere, dovrebbero insegnare a scuola, qualche scuola forse li insegnano anche. E cosa ci dicono? Sostanzialmente l'attenzione è un elemento di comunicazione. Quindi noi, quando non riceviamo attenzione, stiamo ricevendo una comunicazione di disattenzione. Ma la comunicazione è un modo, quindi la disattenzione è un modo di comunicare, tant'è che uno dei principali assiomi della pragmatica della comunicazione è: non si può non comunicare. Quindi io non è che non posso in un atto non rispondere, anche la non risposta è una risposta. E così il silenzio, e così se io non ti guardo, in realtà ti sto comunicando. E ci sono 3 tipologie di comunicazione che noi possiamo ricevere, quindi 3 categorie. La prima è la conferma, quindi io ti sto approvando quello che dici, vediamo le cose nello stesso modo. E questo chiaramente nutre un rinforzo per la nostra identità, per chi siamo, per la nostra autostima e ci rafforza. Poi abbiamo il rifiuto, cioè io non ti vedo come tu ti vedi, vediamo le cose diversamente, non sono d'accordo, ed è quindi una squalifica di quello che tu hai detto. E in questo caso quindi io ricevo appunto il famoso rifiuto, che per quanto doloroso è comunque una forma di attenzione, perché se io da ragazzino ero un discolo e mia mamma mi punisce continuamente, mi urla contro, mi dice sei uno screanzato, sei un figlio disobbediente, tuo fratello è molto meglio di te, tutti questi rifiuti in realtà cosa fanno? Mi sta comunque dando attenzione. Quindi anche ricevere un'attenzione negativa in realtà ha una funzione di sopravvivenza rispetto alla disattenzione pura, potremmo dire. Cioè, perché la disattenzione pura, che rientra nella categoria della cosiddetta disconferma, è quando io sostanzialmente non confermo e non nego quello che dici. È come se non ricevessi proprio nessun tipo di messaggio, e il significato sottostante alla disconferma è: tu non esisti. Quindi la nostra esistenza è messa a repentaglio, cioè mentre una conferma, un rifiuto comunque decretano una nostra esistenza, una nostra dignità di esistere, sia come entità buone che malvagie, no? Un po' come il mondo dei supereroi che vedi che io cito spesso, no? Quindi c'è il villain e il supereroe, anzi la loro identità reciproca si rinforza proprio nella loro differenza, quindi vediamo che il contrasto tra il buono e il cattivo crea una realtà in cui l'altro non avrebbe senso senza che ci sia l'altra figura, no? E nella disconferma c'è tu non esisti, quindi un po' c'è una disgregazione della realtà, e quindi in questo senso diventa deleteria per la salute, e le persone fanno di tutto, quindi anche pur cercare di ottenere un'attenzione negativa. E questo fa sì che molte persone possono essere rinforzate proprio in comportamenti deleteri, disfunzionali, perché l'attenzione è un nutrimento, e quindi noi dove la mettiamo stiamo facendo crescere quella cosa che spesso vorremmo togliere. Quindi quando pensiamo alla guerra, se noi parliamo di guerra, pensiamo alla guerra, diciamo andiamo contro la guerra, in realtà la stiamo alimentando. Ora, non è così semplice il discorso come lo sto dicendo, perché non è che se dai disattenzione alla guerra, la guerra non c'è, però sicuramente avviare delle conversazioni, e quindi le conversazioni sono l'elemento cardine dell'attenzione su uno specifico tema, gli dà
vita, gli dà cibo, gli dà nutrimento e lo mantiene in vita, no? Quindi nel momento in cui invece non si parla più di una cosa, non c'è comunicazione su una cosa, questa non esiste. Può esistere, ma è come se non esistesse più. E oggi noi, com'è che solitamente riceviamo attenzione? Perché la società, chiaramente è molto importante, la cultura dove siamo, a cosa solitamente tende a dare attenzione, importanza, rilevanza, e spesso sono i risultati performativi eccellenti a farci ottenere attenzione, no? Quindi in una società della performance, chi è un bravo performer può essere che otterrà tanta attenzione, però gli si potrebbe ritorcere contro, come per esempio un esempio Agassi, no? Agassi, bravissimo tennista, il padre punta tutto su di lui e gli sta alle calcagna per farlo diventare il numero uno, torturandolo, mentre i fratelli che erano più scarsi vengono mollati, non considerati, e da una parte non ricevono l'attenzione paterna, dall'altra non vengono massacrati dal padre con gli allenamenti. Questo è un esempio, no, di performance eccellente che riceve tanta attenzione. E poi infatti Agassi nel suo libro Open parlerà della sua trasformazione, della sua evoluzione, che è stata proprio un'evoluzione comoda se la si va a vedere dal mio punto di vista. Quindi un altro modo di ottenere attenzione, che ti sto dicendo appunto delle modalità abbastanza disfunzionali su cui porre l'attenzione, è quella di vivere delle problematiche estremamente gravi, che possono essere di salute o di altro tipo. Quando ci sono delle cose eclatanti che emergono dalla soglia normale delle cose quotidiane, ecco che una persona che magari fino a quel momento non veniva considerata riceve attenzione, magari riceve quell'affetto che non riusciva ad ottenere, una depressione clamorosa, un tentativo di suicidio, tant'è che spesso i tentativi di suicidio sono proprio delle richieste di attenzione nella maggior parte dei casi. E quindi stiamo attenti che come dire, vivere un problema molto forte può diventare allettante proprio perché ha questo vantaggio secondario di ricevere tanta attenzione. Quindi anche atteggiamenti problematici, come diciamo prima, che una persona non può fare a meno di notare, possono ricevere molta attenzione, e questo può alimentare il comportamento che vorremmo togliere, proprio perché l'attenzione è un alimentatore, è un vantaggio secondario, come si dice, di un dato comportamento, che invece potrebbe essere ignorato e in questo modo come dire, essere estinto più facilmente. Ripeto, ora sto grossolanamente descrivendo delle cose che non sono poi così semplici, però è per darti un'idea. Il prestigio sociale, quindi molte volte lo status, il fatto di appunto essere importanti, popolari, come abbiamo detto anche nell'introduzione della puntata, è uno dei modi che molto spesso può essere anche disfunzionale, perché noi non siamo tanto interessati alla persona, ma siamo interessati a chi è dal punto di vista di status sociale, e quindi ci siamo innamorati dell'immagine, del potere che questa persona trasmette, ma non della persona, quindi c'è un interesse comunque non genuino nei suoi confronti. Diventare un meme è un altro modo, il modo più importante oggi per ricevere attenzione e quindi diventare famosi. Quindi in questo scenario un po' agghiacciante, ottenere un'attenzione positiva, ma soprattutto sana, effettivamente diventa abbastanza difficile, perché è molto facile che derivi nella ricerca di approvazione, cioè nel capire come cambiare al fine di ricevere l'attenzione, e il rischio è proprio che l'attenzione diventi la validazione di noi stessi, cioè è come se noi ci pesassimo su una bilancia sballata che ci dice un peso che non è quello nostro, e quindi cerchiamo di cambiare il nostro peso regolandoci su una bilancia sbagliata. In questo caso è come dire che io sono una persona valida, sono una brava persona, sono una persona degna di attenzione se ricevo attenzione, e questo è sbagliato perché dipende dal contesto. Infatti c'è la famosa battuta che dice: se
tutte le mosche vanno sulla cacca, forse non si sbagliano, siamo noi che non ci vogliamo andare sulla cacca che ci sbagliamo, ma per le mosche la cacca è prelibata, per noi direi, mi auguro di no, a parte i coprofili, direi che non è qualcosa di desiderabile, no? Quindi in realtà capire che l'attenzione può essere sviante nel determinare il nostro valore come persone è elemento importante, cioè non è un parametro di misurazione corretto. Per imparare a misurarsi correttamente rispetto al proprio valore non è quello da guardare, la quantità di attenzioni che si riceve. L'attenzione, più che elemento di validazione, dovrebbe essere visto come uno strumento, un'abilità che ci serve padroneggiare per poter raggiungere una finalità possibilmente più elevata. Quindi se io voglio essere assunto in una posizione di prestigio che è in linea con la mia personalità, con i miei talenti, cioè sono la persona giusta per quella posizione lì, è chiaro che se io non attrarrò l'attenzione delle persone che possono assumermi, ecco che tutte le mie abilità, tutti i miei talenti, tutte le mie capacità saranno vane, saranno invalidate perché nessuno vedrà queste mie qualità. Quindi il farsi vedere nella luce giusta in questo senso è un'abilità importante. Fermo restando che, quindi partendo da un'identità solida che abbiamo strutturato, dovrebbe essere una capacità, un modo di saper catturare l'attenzione, lo sguardo di chi è giusto che ci guardi in un modo che sia consono alla situazione. Quindi se io devo avere l'attenzione degli studenti per ascoltare la lezione, non devo svendermi facendo qualcosa che è disallineato con l'insegnamento, ma devo saper fare qualcosa che catturi la loro attenzione e il loro interesse, ma che sia funzionale all'insegnamento. Anche perché prima effettivamente noi dovevamo l'attenzione a certe figure. Questa cosa è crollata completamente e adesso una persona deve essere abile nel creare una relazione autentica e genuina con l'altro, risuonare tra persone perché si condividono determinati valori, determinate realtà, si parla un linguaggio che è in linea tra persone che si riconoscono reciprocamente, che fanno parte della stessa tribù e che stanno vivendo dei momenti di vita comuni in cui si possono aiutare reciprocamente e possono essere vicini. Quindi questo è uno dei modi principali per ricevere l'attenzione, quando sentiamo che c'è un nutrimento reciproco. E quindi diciamo che la disattenzione o comunque la sofferenza legata alla disattenzione può essere uno strumento di miglioramento, perché in realtà la nostra sofferenza per disattenzione ci può aiutare a individuare degli aspetti del nostro vissuto su cui lavorare per sanare queste ferite e quindi non soffrire più della disattenzione legata a delle situazioni, diciamo, tra virgolette, traumatiche della nostra storia, delle situazioni non elaborate, irrisolte. Dall'altra, appunto, può essere uno stimolo per diventare abili nel ricevere l'attenzione, nel migliorare la nostra comunicazione, nel sintonizzarci meglio con il pubblico per cui ha senso che noi ci connettiamo, con cui ha senso che noi ci connettiamo, e quindi diventa uno stimolo anche piacevole, anche divertente per riuscire a trasmettere ciò che vogliamo trasmettere, ad esprimerci al meglio con gli altri.
un po' come ci si diverte, no? A attirare l'attenzione del gatto, che il gatto chiaramente viene attratto dal gomitolo e lui continua a inseguire questo gomitolo perché per lui è uno stimolo interessante che gli fa scattare determinati meccanismi. L'ultimo input che do è che appunto che oggi si cerca di ottenere questa attenzione facile, rapida e più di livello animale, impulsivo, andando proprio a fare leva sui nostri riflessi automatici che fanno parte un po' delle nostre risposte della nostra macchina biologica, e quindi ad attivare, che ne so, meccanismi del clickbaiting, ad esempio, che vanno a creare un allarme improvviso basando su un'impulsività viscerale, quindi che vanno tutte sull'amigdala. Si cerca di ottenere questa attenzione e che però appunto non è molto sano fare leva su queste modalità, diciamo che poi creano comunque delle problematiche che tutti viviamo, quindi è inutile che sto a spiegare. E se vorrai che io approfondisca questo argomento perché ti è interessato, perché hai delle domande, perché hai delle curiosità, commenta sotto il video YouTube, iscriviti nella Quiet Mood Academy dove troverai contenuti extra e la community dove puoi condividere più intimamente con me e con gli altri partecipanti alla community le tue riflessioni, le tue domande, le tue esperienze personali, e sarà piacevole condividere insieme. Quindi io ti saluto, ti aspetto alla prossima puntata del podcast Comfort Zone. Stay cushy not pushy. Ciao dal dottor Emilio Gerboni, e mi raccomando, condividi la puntata, commenta, metti stellette dove puoi mettere stelle, perché in questo modo, se vuoi che il podcast viva e abbia attenzione, facciamolo salire. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.